devo confessarti una cosa. Forse avrei dovuto farlo tempo fa, però solo adesso forse riesco a trovare il coraggio di dirtelo. Ovviamente sto scherzando. In questo video voglio raccontarti una cosa assurda che mi è capitata sull'altro canale, voglio condividerla con te e mi farebbe davvero tanto piacere avere un tuo feedback, perché ti assicuro che potrebbe essere una cosa che può capitare anche a te, perché secondo me più avanti si va col tempo, con l'evoluzione, e più può capitare a tutti. Ma ti racconto in ordine. Io ho un secondo canale dedicato al minimalismo, questo probabilmente lo sai. Invece in questo primo canale parliamo di podcast, audio, video su YouTube, eccetera, eccetera, marketing, comunicazione, produttività, gestione del tempo, eccetera. Su questo canale nel corso degli anni mi sono capitati dei commenti stupidi, però tipo la tua barba fa schifo, oppure altre cose del genere, commenti che non meritano neanche una risposta, no, li banni direttamente, ciao, via, vai oltre. Poi ho quasi 50 anni, quindi voglio dire, me ne sono scivolate di cose addosso, quindi non mi faccio problemi. Quello che sta succedendo sull'altro canale però è qualcosa di strano, qualcosa che potrebbe innescare un fenomeno che può coinvolgere tante persone. Provo a raccontartelo e ti dico poi la mia opinione, le fasi di evoluzione del mio pensiero, e poi mi farebbe piacere conoscere anche il tuo, quindi mi aspetto che tu commenti questo video, perché veramente sarebbe utile scambiarci delle idee, delle opinioni e provare a capire laddove possiamo, perché poi non è detto che riusciamo a comprendere tutti questi fenomeni che stanno accadendo e che avverranno purtroppo sempre di più in futuro. Che cosa è accaduto? È accaduto che sul mio canale, quello dedicato al minimalismo, siccome ultimamente sta facendo tanti numeri molto più grandi rispetto a questo canale, perché l'argomento sicuramente è un po' più ampio, stanno aumentando i commenti nei quali si dice che io sono una I. Sì, hai capito bene, io, Alessandro, non solo voce, ma corpo, fisicità, set, qualità audio, qualità video, io sono una I. Non sono reale, sono una I. Tante persone, anche molto arrogantemente, scrivono: ma non vi rendete conto che è una I? Ma non perdete tempo, sono video generati con la I. Addirittura uno ha scritto, questo è veramente il capo degli ignoranti, ha scritto: questo video è una sequenza di loop con voce generata AI. Ora, qualsiasi persona mediamente intelligente sa che un loop è qualcosa che si ripete ciclicamente. Ma se la mia voce non si ripete e il video sì, come fa a essere in sincrono? Ma questo è un ragionamento troppo complesso per persone con un livello mentale proprio neanche di ragazzini piccoli, perché i ragazzini piccoli sono intelligenti, no? Quelli che nascono adesso hanno una marcia in più, sono svegli, questi sono proprio persone ritardate, evidentemente, che hanno seri problemi mentali. Scusami se sono così aggressivo, però non credo che esista un altro termine per definirle. Sono persone che hanno problemi mentali seri e hanno accesso a internet. Ora ti spiego le evoluzioni del mio pensiero, in modo tale che anche tu possa farti un'idea e parlarne insieme, perché secondo me questa cosa succederà sempre più spesso. Spero non sempre al mio canale, ma potrebbe succedere anche ad altri canali. La prima cosa che ho pensato è stata questa: com'è possibile che le persone non capiscano che cos'è una I e che cos'è una persona reale? Com'è possibile? Se vediamo un video generato dalla I, ce ne rendiamo conto perché è perfetto. Io non sono perfetto, ma manco lontanamente. Quindi com'è possibile che tu scambi me con la perfezione? Hai problemi mentali seri, perché io non sono perfetto, ma manco lontanamente, come ho detto prima, ok? I video generati dalla I sono perfetti, una pelle perfetta, capelli perfetti, abbigliamento perfetto. Quindi ci poteva stare a dire: vabbè, la tua voce è AI, ma nel momento in cui mi dici che io sono una I, c'è qualcosa che non va. Quindi non saper distinguere una I da una persona reale è proprio grave. È proprio grave, perché siamo solo all'inizio della generazione di contenuti video e audio di questo livello. In questo momento, nel momento in cui sto facendo questo video, stanno nascendo i primi video con audio
prima dovevi fare le cose separatamente, insomma non so quanto te ne intendi di contenuti generati dall'AI, ma tra l'altro per generare video come quelli che genero io di 15 minuti sul canale, non che genero, che faccio io sul canale del minimalismo, sarebbero costati tantissimi soldi, perché non puoi avere la versione 7 secondi gratuita a 720p, sono video in 4K, quindi video in 4K di 15 minuti con audio e video di quella qualità non oso neanche immaginare quanto sarebbe costato. E perché io avrei dovuto investire quei soldi nel fare il video, quei video, perché non è uno, sono tanti, in una nicchia come il minimalismo? Perché non l'avrei fatto sul trading, sai, sugli investimenti dove c'è gente veramente che un pubblico gigantesco, capisci? Io resto veramente stupito. E non sono arrabbiato, sono triste perché non ho mai avuto grossa fiducia nell'umanità, ma adesso meno che mai. Sono triste per il futuro, per la stupidità umana che sta aumentando sempre di più. Probabilmente queste persone sono le stesse che sui social non riconoscevano le fake news, quindi il 5G, le scie chimiche, gli alieni, la terra piatta e tutte queste cose qui. E adesso è AI, ogni cosa è AI. Questo è stato il primo pensiero. Il secondo pensiero è stato, però, se loro pensano che io sia un AI, vuol dire che mi vedono e mi sentono bene, molto bene, no? Per come ti dicevo prima, perché se l'AI genera contenuti perfetti, e per noi adesso sono perfetti, figurati le evoluzioni che ci saranno l'anno prossimo, fra 2 anni o fra 5 anni, saranno incredibili. Però adesso genera contenuti che noi adesso riteniamo perfetti. E se tu mi dici che io sono un AI, vuol dire che pensi che io sia perfetto. E quindi grazie, cioè vuol dire che sto lavorando bene con le luci, con la fotocamera, con l'audio, quindi grazie mille. Questo è stato il secondo pensiero. Terzo pensiero è stato questo. Probabilmente queste persone non sono stato io il primo video che hanno guardato nella loro vita, no? Avranno guardato altri video su YouTube, da anni probabilmente. E mi viene da pensare che i video che guardano loro hanno una qualità audio-video scadente. Sono arrivato io e quindi, caspita, la perfezione, sempre tra virgolette, no? E quindi AI. Abbiamo guardato video che facevano schifo da un punto di vista audio-video, arriva questo con questa qualità, e quindi per forza AI, no? 1 più 1 fa 2, nella loro testa malata. E quindi io mi chiedo, com'è possibile che creator oggi creino contenuti con un livello qualitativo così scadente, da far poi sembrare me AI, no? Io credo che sia anche una questione di rispetto, cioè io ti rispetto, te che mi stai guardando, io ti rispetto, e ti rispetto a tal punto che voglio che tu mi vedi bene e mi senti bene, perché voglio che arrivi forte e chiaro il messaggio. Sarò anche del mestiere, lo so, però io voglio che la mia voce ti arrivi bene, pulita, quindi non solo il microfono e le tecniche microfoniche eccetera, non solo l'editing, ma anche la dizione. Io non ho studiato dizione, cioè l'ho studiato da solo, da autodidatta, ascoltandomi miliardi di volte, capendo, bla bla bla. Ho letto libri, eccetera. Non ho mai fatto corsi. Non perché non credo che servano. Mancanza di soldi e di tempo. A volte meno soldi, a volte meno tempo, insomma, non l'ho mai fatto. Però sarebbe bellissimo se avessi il tempo e i soldi per poterlo fare. Intendo un corso serio, perché poi ci sono anche quelli da 15 euro che ovviamente non valgono niente. Quindi tutto quello che faccio, quindi come costruisco il set, se vedi i miei video, ho cambiato miliardi di set su questo canale, miliardi. Perché? Perché volevo sempre qualcosa che per te fosse più bello, più interessante. Ho cambiato miliardi di microfoni, miliardi di approcci al microfono, perché volevo che la mia voce ti arrivasse bene. Quindi tutto quello che faccio lo faccio per te. Se dipendesse da me non farei video, no? Non farei un canale pubblico. Farei video per me sul mio telefono e me li guarderei la sera. Non so che senso avrebbe, però se faccio video per il pubblico vuol dire che me ne frega del pubblico. E gli altri? Anche quelli che hanno infinite visualizzazioni in più delle mie. Io li ho visti, hanno una qualità pessima. Ora,
mi rendo conto che su questo canale stiamo parlando di audio e video, quindi non posso avere una qualità pessima, ci sta, ed è motivo anche perché tu non pensi che io sia una AI, perché i canali che vedi tu probabilmente sono tutti di persone che hanno un audio e video fatto bene, quindi arrivo anch'io, sono nella media e quindi Alessandro decido di seguirlo, di non seguirlo, non importa, Alessandro è nella media con gli altri canali. Ma altri canali che parlano, in questo caso di minimalismo, oppure di altre discipline, di altri interessi, di altre materie, hanno una qualità audio-video pessima. Si riprendono probabilmente con lo smartphone senza neanche un microfono. Non lo so che cosa combinano, ho guardato qualcosa ma mi viene da vomitare dopo un po' perché è così bassa la qualità che dico ma com'è possibile? Come ti permetti di fare dei video con un livello così scadente oggi? Cioè non hai a cuore il tuo pubblico? Soprattutto perché sono canali che fanno un sacco di visualizzazioni. Se tu stai iniziando adesso, cioè non ti preoccupare, inizia con quello che hai, io l'ho detto miliardi di volte sul mio canale. Io parlo di persone che fanno video da tanti anni, hanno un sacco di visualizzazioni e quindi guadagnano anche soldi per potersi comprare una fotocamera e un microfono e magari imparare anche ad usarle. Quindi non parlo di te che stai iniziando, tu sei più che giustificato, ci mancherebbe. Quindi sono arrivato alla conclusione che è mancanza di rispetto. È veramente mancanza di rispetto questa, perché com'è possibile? Mi farebbe davvero piacere sapere la tua opinione in merito. Mi farebbe piacere che dialogassimo, lo sai, io rispondo a tutti i commenti che YouTube mi fa vedere, perché a volte commenti spariscono, non so, non li riesco a trovare, mi spiace proprio un sacco. Non so che cosa combina YouTube, però non riesco, quando non rispondo a un commento perché non lo vedo. Abbi pazienza, ti chiedo scusa. Quindi, come sai, rispondo sempre a tutti quelli che vedo, che YouTube decide di farmi vedere. E il senso è proprio questo. Siamo all'inizio dell'AI, AI audio-video. Com'è possibile che già non si capisca cosa è umano e cosa è reale? Sono queste persone a essere così stupide, così mentalmente limitate che non lo capiscono, mentre tutti gli altri sì, e le ho prese tutte io. Può essere che sono stato così sfortunato? 5 ce ne sono, 7, 10, quello che sia, sono arrivate tutte sul mio canale. Allora è un problema chiuso, finito, stop. Com'è possibile? Qual è la tua spiegazione? Perché i video su quel canale sono questi, parlo in maniera diversa perché ovviamente adatto il mio modo di parlare in quanto persona che ha studiato tantissimo da autodidatta, ma ha studiato tantissimo anche come parlare a un microfono, cioè io posso parlare anche più lentamente, posso parlare in maniera un po' più recitata. Non sono un professionista, però lo posso fare. Su quel canale parlo in maniera diversa rispetto a qua, un po' più lento. Cerco di essere, perché parlo di argomenti come il minimalismo, soprattutto spirituale, no? Che studio tantissimo, quindi che problema hanno queste persone? Com'è possibile? Qual è la spiegazione che tu ti sei dato? Molte persone, tantissime persone ovviamente hanno detto non te ne fregare, vai avanti, sei bravo, i tuoi contenuti ci piacciono, perché poi su quel canale ci sono commenti anche molto personali, perché parliamo di cose che toccano dentro. E quindi ci sono persone che mi raccontano cose e io sono strafelice perché dico, caspita, questo sta raccontando a me, in pubblico, aspetti della sua vita, quindi vuol dire che si fida di me, vuol dire che quello che gli racconto funziona, quindi io sono strafelice, orgogliosissimo di quel canale. E quindi mi dispiace che ci siano persone che vengono a rovinare questo equilibrio, questa bellezza, quello che abbiamo creato, no? E quindi fra un po' me lo farò scivolare addosso, ci mancherebbe, però è l'inizio di un certo tipo di critiche. E come ti dicevo all'inizio di questo video, probabilmente man mano che i video generati dall'AI andranno sempre più avanti e si vedranno, si sentiranno sempre meglio, aumenterà tanto il numero di persone e non saranno più soltanto stupide e mentalmente limitate come quelle che ho incontrato io, saranno persone anche con un'intelligenza media che veramente fanno fatica a distinguere. Quindi adesso secondo me non c'è proprio paragone, perché loro sono perfetti, io imperfetto, quindi come fai a pensare che io sia AI? È impossibile. Sarà sempre più complesso. Che cosa ne pensi? Lo so, forse te l'ho chiesto 1000 volte che cosa ne pensi, ma veramente sono turbato da questa nuova tipologia di commento, che poi è un'offesa, perché porca miseria, mi faccio un cuore così e tu dici che io sono una AI. Non lo so, è un po' svilire la mia umanità. Non lo so, ci resto veramente male.
ci resto veramente male. Va bene, scusa, mi sono dilungato anche troppo, volevo raccontartelo perché lo sai, mi piace anche condividere certe cose e mi farebbe tanto piacere sapere la tua opinione. Grazie mille.